Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere nel Leone. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025 e per tutte le ragazze che ancora non l'avessero visto, nella playlist Oroscopo 2025 ci sono tutti i segni zodiacali con tutte le 12 case astrologiche per ogni segno zodiacale. Cosa vuol dire? Tutte le aree della tua vita, come una sorta di cartina tornasole per vedere l'evoluzione in quest'anno per te. Adesso ci concentriamo su febbraio 2025, d'accordo? E vi invito sempre a studiare soprattutto i miei podcast dell'arte sciamanica per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, andiamo a vedere subito qual è la linea evolutiva per te in questo mese con gli Angelion. Allora, febbraio 2025, Leone. Febbraio 2025, Leone. Qual è la linea evolutiva per te questo mese? Maestri, mostratemi, Leone. Maestri, mostratemi, Leone. Vediamo. Iniziamo questo qua. Leone, linea evolutiva, febbraio 2025. Bellissima carta, creatività, arte, colori, bellezza, bellezza. La tua linea evolutiva sarà una fonte di ispirazione costante. Fonte di ispirazione costante, creatività, arte, colori, bellezza. Sarai ispirata o ispirato a vedere i colori delle cose. Cosa vuol dire vedere i colori? Non bianco, non nero, non grigio, ma i colori. La bellezza è la forma attraverso cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile. Cosa vuol dire questo? Tutto ciò che reputi bello, no? Va in natura bello, un quadro bello, qualcosa di bello, tu verrai ispirato o ispirata da quello. Perché l'amore è ciò che abbiamo perduto, come nel mito di Amore e Psiche, no? Abbiamo perso la fede. Per recuperare questa fede, per recuperare l'amore, dobbiamo in questo mese farci ispirare da ciò che è bello, è bello. E come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Quindi è un'esortazione a contemplare ciò che è bello. La natura è la grande maestra della bellezza. E cos'è la bellezza? Tutto ciò che si dà, si dà. Un fiore di plastica non è bello perché non si dà, non muore, non si dà, non è evanescente, rimane sempre lì così com'è. La bellezza del fiore vero è perché si dà, è evanescente, appare e scompare. Quindi farti ispirare da tutto ciò che è bello in questo mese e vivrai in quella vibrazione. Ok? Allora, detto questo, linea evolutiva di questo mese, ci andiamo a mettere gli oracoli. Leone, mostratemi maestri, Leone. Febbraio 2025. Una, due e tre. Ok. Allora, vediamo la prima carta. La serratura. Stai fabbricando la chiave per aprire una porta. La porta della luna, energia femminile, e la porta dell'orizzonte. Sarai ispirata da un'energia femminile molto forte, può essere anche una donna che ti ha accanto e la tua stessa energia, nel costruire le chiavi di un raggiungimento di alcuni obiettivi e soprattutto sarai ispirata dalla bellezza di volerli raggiungere. Ci sono delle cose in questo mese, c'è un'energia femminile predominante molto forte. Quindi con questa porta della luna energia femminile mi dice che
Se per esempio sei una donna, l'energia femminile in te sarà la chiave per aprire delle serrature. Cos'è l'energia femminile? È la creatività e l'intuizione. Creatività e intuizione. La porta dell'orizzonte mi parla di finalmente si vede l'orizzonte rispetto a situazioni che potevano essere chiuse, perché tu dovevi adoperarti nella creatività, nell'intuizione, nel trovare la chiave per aprire quelle serrature. E ci può essere, quindi, ci possono essere dei progetti che non si stavano aprendo, che non si stavano sviluppando, invece tornano in auge questi progetti proprio grazie a una tua creatività, alla tua predisposizione a viaggiare nell'invisibile. L'invisibile è tutto ciò dove si trova la creatività, il regno ctonio, sotterraneo, il femminile, la luna, la porta della luna. L'intuizione e la creatività ti permetteranno di raggiungere dei traguardi in questo mese o di aprire quella porta che è chiusa e di vedere l'orizzonte. Questa carta ti dice non ti scoraggiare rispetto a tu sei qua, devi arrivare qua, però già lo vedi il qua. Non ti scoraggiare della strada perché la meta è il viaggio. Non è il raggiungimento dove sta il sole, la meta è il viaggio, ti dice questa carta. E se tu consegui con la giusta pazienza, l'arte e la creatività quella strada, otterrai il risultato. D'accordo? Se per esempio sei un uomo, c'è una figura femminile con la quale ci può essere una chiusura, dove la situazione si sblocca. Se per esempio sei un uomo. O comunque sia potresti, se tu sia uomo o donna, avere una figura femminile di riferimento che ti permette di avere le chiavi di accesso, ti aiuta, ti supporta nell'energia creativa per raggiungere degli obiettivi in questo mese. Ok, adesso analizziamo carta a carta. Vediamo. Allora, sulla porta della serratura cosa mi raccontano i maestri attraverso i tarot in questo momento sulla porta della serratura? Per esempio ci può essere delle questioni da risolvere, non trovi la chiave, c'è una figura femminile o la tua intuizione stessa che ti permetterà di aprirla. Vediamo. Leone, la carta la serratura, mostratemi, maestri, mostratemi. Tre di spade, gli amanti, due di denari, una scelta da fare c'è qua, scelta, sette di bastoni. E che succede qua? E il 9 di coppe, no, il 5, scusami, di coppe. Allora qua c'è una scelta da fare. C'è una scelta da fare e mi parla chiaramente di scelta emozionale. C'è una situazione che hai vissuto di chiusura o di blocco con una persona, puoi parlare di chiunque a livello emozionale, tu sai a chi mi riferisco. Sei in dubbio, o questa può essere anche l'energia di una persona a te vicina o che conosci. C'è una persona, allora qua io leggo l'energia di una persona, può essere tu o un'altra persona che sta soffrendo molto per un blocco e non sa che scelta fare, per un blocco con l'altra persona e non sa che scelta fare. Quindi qua c'è un'elaborazione, o tu hai messo un blocco a qualcuno, questa persona, ti garantisco, c'è molta sofferenza in questa persona, o questa è un'energia tua dove c'è la serratura, la porta chiusa rispetto a una relazione. Di questo mi stanno parlando. O qualcuno ha messo un blocco perché c'erano due persone. Vediamo un po'. Quattro di coppe, la papessa, parla di dualità qua, di persone, di altre persone. Cavaliere di coppe, 6 di denari, il 3 di coppe. A qualcuno non sta bene una triangolazione,
o qualcuno non sta bene una situazione di una persona che ha messo limiti. Io credo che si parli qua soprattutto di triangolazione, non ti sta bene il fatto che ci sia stata una triangolazione e che una persona continui a sollecitare un invito nei tuoi confronti. Questo può essere, ma non ti sta bene una triangolazione, non ti sta bene, o qua c'è l'energia di qualcuno a cui non sta bene la triangolazione e che ha messo dei limiti. Sì, che ha messo dei limiti. Mi dice, la tua intuizione ti guiderà con la papessa e la porta della luna, la tua intuizione ti guiderà, perché qua c'è un'esperienza emozionale che ti dà o ti ha dato una lezione spirituale importante relativa alla papessa, un apprendimento spirituale, nel prendere le giuste decisioni, nell'andare incontro ai tuoi obiettivi veri, relazionali. Qua mi parliamo di segni di gemelli, pesci, cancro, pesci, scorpione, ma il segno è al di là del segno, poi vedi tu come ti risuona. Questo è ciò che mi dice, ti dà una ispirazione spirituale, ok? In questo mese. Poi vediamo nello specifico sull'amore. Mi dice, io ti leggo l'energia nel frattempo e poi tu le applichi. Allora, vediamo la porta della luna. Vediamo la porta della luna, cosa mi racconta sulla porta della luna. Cosa mi raccontano i maestri sulla porta della luna? Qua c'è il cavallo di denari, asso di bastoni. C'è un'opportunità che arriva nel lavoro, denaro, la temperanza. C'è un'ottima opportunità di lavoro che arriva, c'è qualcosa nel lavoro guidato da una forte ispirazione che qualcuno ti offre, guidato dall'angelo della temperanza. Mi dicono una buona opportunità sul profilo lavorativo che offre entusiasmo, che offre entusiasmo. La tua intuizione ti guiderà. Vediamo ancora sulla porta della luna. 7 di coppe, tanti progetti in ballo o diversi progetti in ballo. E il 2 di denari, no, il paggio di denari, un'ottima opportunità lavorativa. Ci sono delle questioni lavorative che aprono altri scenari. Questa opportunità di lavoro, questa offerta che ti danno il profilo lavoro concretezza, lavoro di denari sono lavoro concretezza, sono guidate dall'angelo della temperanza. Quindi sono ottime comunicazioni volte a aprire nuovi scenari col 7 di coppe. E il paggio di denari qui mi parla di questa offerta, di questa proposta, di questo incontro. Può essere una donna che propone questo, o comunque se non è una donna è la tua intuizione che ti guiderà. Però ci sono ottime slanci di natura economica e lavorativa, dove questa opportunità apre la possibilità di altro, va bene? Apre la possibilità di altro. 2 di spade, vedi qua, per alcuni di voi non sapete che scegliere, 5 di bastoni, 3 di coppe, 3 di coppe, c'è un po' di incapacità a intendersi con qualcuno, o sono i tuoi dubbi, ecco perché mi dicono la tua intuizione ti guiderà qui, con la porta della luna. Ok? Andiamo a vedere adesso l'altra, la porta dell'orizzonte. Maestri, mostratemi sulla porta dell'orizzonte, per favore. Sulla porta dell'orizzonte. Sulla porta dell'orizzonte. 4 di coppe. Rifiuto, 10 di bastoni, c'è un po' di stanchezza. Il 4 di denari. Il 10 di spade, che succede qua?
Ah, il matto, ti metti alle spalle. Allora, prima di tutto, io vedo qua con il matto che c'è una nuova tappa, un nuovo cammino. Qua vedo situazioni di noia, di incapacità emozionale, di situazioni di noia, di rifiuto. Allora, qua tu rifiuti circostanze che non ehm, ti danno il minimo. Qua mi dice che tu rifiuti 10 di spade, si chiude una tappa in circostanze che ti hanno annoiato perché sono pesanti, perché ti danno il giusto, il minimo, vuoi di più. Con il matto mi dice una nuova tappa si apre per te in questo, a livello economico, lavorativo, circostanze dove ti danno meno di quello che ti spetta, si apre una nuova tappa con il matto, nuove opportunità, nuovi incontri, la porta all'orizzonte, come ti dicevo prima, fai questo salto, non ti arrendere perché poi ricordati che la meta è il viaggio, una nuova opportunità per te si apre. Fatto stai, questa opportunità ha a che fare col fatto che tu ti metti alle spalle circostanze di ristrettezze che ti fanno stare demotivato o demotivato, non ce la fai più di questa ristrettezza, si apre una nuova tappa. Adesso andiamo a vedere che natura è questa nuova tappa con il matto. Di che natura è la nuova tappa con il matto? La torre, qua c'è una torre. Alcuni di voi rompono situazioni che hanno a che fare con delle ristrettezze a cui non volete più sottostare. Sì. Di che tappa è il matto? 4 di spade. Te lo sei pensato già da un po' questa cosa, eh? E il 6 di coppe. Te lo sei pensato già da un po' questa cosa, però ti porta a una maggiore felicità col 6 di coppe, ritornare bambina o bambino, arte, creatività, bellezza, sì, Re di spade, 9 di coppe, prendi le decisioni giuste, molto ferme per il tuo benessere e non ti farai scoraggiare dal tempo, dalla strada che ci vuole. Questa decisione è stata pensata da un po', sei scontenta o scontento di situazioni di ristrettezza secondo come non ti vanno bene e ti apri al nuovo. Di chi mi parla il 6 di coppe? Degli amanti, farai una scelta dettata dal cuore per ritornare a fiorire anche nell'aspetto più gioioso di te, quest'arte e creatività che ti permetterà anche di avere dei risultati in ambito lavorativo e economico, ok? Sì, Cavaliere di Spade, idee proprio chiare, lucide, vuoi stare contenta, contento. Ti metti alle spalle situazioni di ristrettezze. Mi può parlare anche di una ristrettezza di natura emozionale con una persona che non si apriva, Però questo è un nuovo cammino proprio per te, fatti guidare dalle tue intuizioni, ok? Sì, andiamo a vedere adesso sull'amore, tenendo fede a quello che è uscito sempre qui. Scusate se sentite il rumore la stufa a pellet. Vediamo un po'. Allora, metterò qui la tua fila. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone in amore febbraio 2025? Febbraio 2025, amore Leone. Maestri, mostratemi. Allora, vediamo. L'imperatore, 2 di coppe. Wow, mio Dio, il 10 di coppe. E qua io vedo che c'è un amore importante con una persona l'imperatore mi parla di una persona che sta bene, anche magari una persona che sta bene anche a livello sociale, una persona di spessore. Qua vedo che c'è amore, 2 di coppe con questa persona e 10 di coppe. Qua vedo che c'è una relazione molto stabile con qualcuno. Se non c'è ancora questa persona, c'è nella tua energia già. C'è già nella tua energia. È una persona qua, l'imperatore, che fa le cose minuziosamente, si fa come dice lui o lei, insomma, è una persona determinata e consegue degli obiettivi importanti. C'è un amore condiviso, è il 10 di coppe. Famiglia, condivisione, con una persona molto stabile, una relazione molto stabile c'è qua per te, ok?
Ok, vediamo un po', è il Papa, qua parliamo anche di relazione molto seria, una persona ferma nelle sue decisioni. Questo è quello che gravita nella tua energia. Vediamo la persona che ti viene incontro. Ti vedo contenta, contento. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Febbraio 2025. Cavaliere di denari. 7 di spade. 4 di spade. Qua abbiamo una persona totalmente ferma fino a questo momento. Una persona che magari è sfuggita dal voler, c'è mancanza di fiducia qua. Una persona che c'è un'offerta, cavaliere di denari, però è come se sfuggisse dal prendere questa decisione. 4 di spade, una persona che pensa prima di agire, una persona che ci ha pensato molto, evitando di prendere una decisione fino a questo momento. Paggio di spade. Interessante. Interessante. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. La forza. La regina di coppe. E il cavaliere di coppe. Wow. Qua c'è una persona che vuole recuperare con te, aprendo il suo cuore, recuperare. La forza mi parla del recupero, di mettere sforzo, impegno, coraggio. Regina di coppe qua è una persona che si apre emozionalmente a te, questa sei anche tu, che tu sia uomo o donna non importa, è una persona che dove tu non devi fare niente, farà tutto questa persona. Cavaliere di coppe, se l'ha vista come una persona ferma, che evitava o che nascondeva o che non sapeva, magari per lavoro o per altre vicissitudini doveva pensare, qua cambia tutto, ecco perché ti vedo con energia felice. Oppure per alcuni di voi, ragazzi miei e ragazzi, qua c'è il recupero dell'amore per te. Tu non devi fare niente, arriva una persona e quest'altra persona non c'è più. Per alcuni di voi, io vi do le possibilità, ti dico qua, questo è cosa succede alla fine in amore per te. Qua abbiamo i segni dell'Ariete, del Leone come te, Toro, Vergine, Capricorno, Acquario, Gemelli, Bilancia. Per alcuni di voi siete voi che fate un recupero verso una persona, però vedete un po' dove vi risuona, che qua c'è la forza, sei tu Leone, vedete un po', però alla fine qua va tutto bene, ok? Vediamo l'energia positiva per te in amore. Paggio di spade, energia positiva, mi parla del fatto che tu recuperi fiducia, del fatto che tu recuperi fiducia e stai a guardare cosa accade, non devi fare niente se non guardare cosa accade, ok? Recuperi anche la fiducia nell'altro. Vediamo un po' ancora paggio di spade, perché paggio di spade al positivo? 4 di coppe al positivo. Secondo me alcuni di voi rifiutano questa persona qui perché è entrata una persona nuova o ci sarà una persona nuova, perché al positivo paggio di spade, 4 di coppe, stai a guardare questa persona nuova che è entrata già o entra e questa persona va in stand by. 4 di coppe, rifiuti questa persona che è ferma perché qua ti vedo che sei molto felice nella tua linea, mi spiego. Per altre invece finisce l'insoddisfazione emozionale, stai a guardare cosa accade, se eri stanca di sforzarti o stanco di sforzarti farà tutto l'altra persona. Questo è. Vediamo energia negativa, amore. Re di spade, energia negativa. Hai avuto a che fare con una persona dal carattere un po' inflessibile, il carattere un po' particolare di questa persona. Il giudizio, ti sei resa conto della rigidità o della freddezza di questa persona, o c'è una persona che sta al blocco che non accetti perché c'è una persona nuova. Per alcuni di voi è così. Per altre c'è un po' un'incapacità di agire da parte di questa persona, invece agirà. Incapacità di prendere giuste decisioni. Oppure proprio chiaro, rifiutate una persona perché qua io vedo che state proprio bene con quest'altra persona. Ok. Vediamo un po' adesso con i miei oracoli, lui lei cosa ti dirà questa persona, questo imperatore.
Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi le potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa ti dirà questo imperatore o imperatrice. Perdonami, ti prego, perdonami. Per alcune di voi è una persona che si fa perdonare, Sì. È uscita da sola. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. È una persona molto nervosa che non riesce a controllare quello che prova per te. Molto forte quello che prova. Infatti abbiamo 2 di coppe e 10 di coppe. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. E qua c'è una persona che ha sofferto molto e prende il coraggio di fare delle cose verso di te perché ha evitato di farle, invece adesso prende coraggio, d'accordo? O magari puoi conoscere una persona nuova, la vedi inizialmente come una persona che evita, o hai conosciuto una persona nuova che evita inizialmente, medita, pensa, magari c'erano contact, eccetera, a un certo punto non riesce a controllare quello che prova per te e si dà, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.